Ciao amici e amiche del segno della bilancia, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 17 al 31 maggio, dove troveremo la luna piena in Sagittario. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo ad accendere la nostra luna. Prima di ascoltare gli oracoli, cosa aspettarci a livello astrologico, quindi un po' per tutti quanti da questa luna piena. Ovviamente indica un periodo di gran fermento, soprattutto dal punto di vista delle energie che saranno abbastanza alte, grande ottimismo, fiducia nel futuro, entusiasmo, possibilità di nuove esperienze, avventura, sensazione di libertà, di leggerezza da cogliere, anche per socializzare, buon umore nella comunicazione. Direi che anche le comunicazioni saranno abbastanza vivaci e attive, e anche desiderio, voglia di migliorarsi, questo è il momento adatto. Di contro dobbiamo fare attenzione all'impazienza, all'incostanza, cioè alla difficoltà di mantenere impegni a lungo termine, o di portare avanti idee e progetti. Eccessivo dispendio di energie, di impazienza anche, che può portare delle tensioni, e poi insomma io direi queste sono le cose principali da attenzionare, ma adesso diciamo vediamo le vostre energie, le varie situazioni, insomma quello che vi vuole dire adesso a partire proprio dall'oracolo Magia della Luna, dove troviamo l'argento vivo. In pratica è una specie di punto iniziale proprio per capire intorno al 17 maggio dove ci troviamo. In realtà questa carta già ci fa capire che potrebbe esserci per noi un periodo molto movimentato, anche fortunato però fugace, quindi ci dice subito di approfittare di un'occasione, o di un cambiamento, temporaneo, da cogliere, può essere un momento felice, oppure se è qualcosa di negativo magari sappiamo che, sarà molto molto veloce. Tendenzialmente sì, parla proprio di prepararci a tante cose che possono avvenire, quindi un, momento molto intenso, anche e soprattutto a livello emozionale, quindi nuova speranza per il futuro che si accende, di occasioni ovviamente, da cogliere, momenti belli, felici. Vi ricordo che comunque sono cose abbastanza, fugaci. Occhio all'irrequietezza, quella sì, abbiamo visto sin dall'inizio proprio con le energie della luna piena in Sagittario che ci sono alcune cose che ci possono portare purtroppo impazienza e irrequietezza. L'altro messaggio arriva dall'esprimere i desideri, lo dice già la parola stessa, questo è il momento adatto non solo di esprimere ma anche di incominciare a muoversi, e quindi è vero che il nostro punto di partenza, se abbiamo già dei sogni e dei desideri e ci stiamo già attivando, allora di continuare e insistere. Altrimenti, se abbiamo perso un po' di fiducia oppure stiamo cercando di capire nuove idee, propositi e progetti da realizzare, ecco questa ci dice che il punto di partenza è importantissimo, e cioè che noi dobbiamo pensare in termini di possibilità, di riuscire a realizzare qualcosa, di riuscire a fare, altrimenti se pensiamo in termini di limitazione, e cioè no, questo ma neanche inizio perché tanto non lo riuscirò mai a fare, tanto cioè ci si scoraggia a priori, e allora
quindi partiamo già con l'aver perso in partenza. Infatti questa sta proprio insistendo su questo aspetto qui. Ricordiamoci che noi attiriamo ciò che pensiamo, quindi se pensiamo alla paura, alla limitazione, allora rimaniamo bloccati e invece dobbiamo lasciarceli alle spalle, limiti e negatività. La danzatrice della luna è interessante perché forse per alcuni aspetti abbiamo bisogno di ritrovare gioia, serenità, ma di farlo nelle piccole cose. Scusate, nelle piccole cose e quindi fare un qualcosa che ci piace, magari anche festeggiare, brindare a una piccola vittoria, un successo, oppure cercare condivisione, collaborazione, soprattutto proprio per anche per sfogarsi, per distrarci. Quindi abbiamo bisogno di dare spazio e prenderci del tempo per noi stessi e anche per fare un qualcosa di molto importante per noi. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, altri aspetti sono legati alla nostra prima carta di questo oracolo, al concilio. Questa ha a che fare con l'impegno, la cura, la dedizione, soprattutto quando poi sono coinvolte altre persone, ma soprattutto se stiamo comunque cercando di aprirci, di socializzare. Quindi molto positiva per la ricerca dell'armonia, per spazi di confronto, per ascoltare il nostro intuito, per studiare, per osservare, riflettere su un qualcosa, soprattutto di cercare ciò che ci dà gioia e lasciare andare appunto ciò che ci limita. Forse abbiamo bisogno di circondarci di persone che siano positive, che siano ispiranti, collaborative, perché forse è proprio questa un qualcosa che ci sta limitando e abbiamo bisogno proprio di coltivare la nostra passione liberamente e quindi il messaggio dominante è proprio quello di osare, di avere e trovare il coraggio di scoprire un nuovo passaggio, un nuovo cammino per noi. Abbiamo la raccoglitrice che parla di risultati effettivamente, ma parla anche di abbondanza, di aver disponibilità di ciò che ci serve. Quindi qui occorre una riflessione. Alcune cose ce le abbiamo già a disposizione, quindi possiamo essere forse anche orgogliosi e soddisfatti di quello che stiamo facendo, però in altri aspetti magari abbiamo proprio bisogno di cercare abbondanza, di stare bene e quindi, dobbiamo, valorizzare le nostre risorse, dobbiamo andare alla ricerca di semplicità, di complicità, di cose che ci fanno stare bene e se non le abbiamo intorno a noi, allora questa carta effettivamente ci sta dicendo che possiamo raccogliere queste nuove cose, però dobbiamo metterci un attimino in moto e fare dei cambiamenti. Può arrivare una rivelazione? Assolutamente sì, e rivelazione nel senso come indizio, come consiglio, come apertura a qualcosa di diverso. Ribadisco di sì perché effettivamente questa carta ci sta dicendo di essere autentici e di compiere un atto generoso, un atto che crea un legame, di ascoltare il nostro cuore, di cogliere quell'invito, probabilmente quelle opportunità che troveremo in un dato momento proprio per aprirci a queste nuove situazioni. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!